Inter-Lazio 2-0, questa è l'11ª vittoria in 12 partite, una salita vertiginosa per la nostra Inter che aggancia la vetta della Serie A, lo fa grazie anche ai risultati di Bologna e Parma che insieme proprio alla Lazio sono state 3 tappe in cui l'Inter ha sostanzialmente perso un gran pezzo dello scorso scudetto. Oggi l'Inter invece, grazie a questi risultati, torna in vetta alla classifica, lo fa soprattutto, almeno dal mio punto di vista, in maniera più convincente, in maniera molto convincente, almeno rispetto anche alle altre, in una partita che ci ha dato tantissimi spunti e che voglio analizzare insieme a voi, come sempre, il giorno dopo, un po' più a freddo nel nostro format delle 5 cose che potresti non aver visto. E oggi vi anticipo subito che mi sono particolarmente divertito nel preparare questa analisi tra degli spunti tattici, un dato clamoroso su Bonni e una polemica che voglio analizzare con voi. E quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così continuiamo a crescere, abbiamo superato i 95.000, dobbiamo volare sempre più su, mi raccomando, quindi iscrivetevi. Vi ricordo anche il club di Passione Inter con, eccolo qua, il QR code qua su in alto, sbaglio sempre l'indicazione, QR code qua su in alto per entrare a far parte della nostra community. Stasera come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo nel club con i nostri soci e le nostre socie per discutere a voce di tutti questi argomenti e fare un punto, ecco, visto che siamo durante la sosta. Ma andiamo veloci perché ho tante cose da farvi vedere, partendo dalla polemica di Maurizio Sarri, l'allenatore della Lazio, che dopo la partita anche la nostra Romina è rimasta un po' sorpresa, era in conferenza stampa e ci ha raccontato un po' a caldo le sue dichiarazioni, perché cosa ha detto al termine della partita il tecnico della Lazio? Mi sono arrabbiato per un semplice motivo, il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Zaccagni non sarebbe dovuto uscire, non solo non ha ammonito ma ha fatto uscire anche Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato lì. Si sarebbe arrabbiato anche Padre Pio, ha detto Maurizio Sarri. Non vedo arbitri all'altezza, compreso quello di stasera che era Manganiello. Spero che la Serie A possa avere l'aiuto di arbitri dall'estero, vanno noleggiati lì, vanno noleggiati arbitri dall'estero, ha detto Maurizio Sarri dopo questa partita. Ecco, magari non dalla Turchia, visti i recenti fatti di cronaca, però ha fatto abbastanza sorridere. Intanto, quando c'è l'Inter di mezzo, non si sa perché tutti alzano un po' la voce, anche Maurizio Sarri in questo caso. Detto che oggi mi sento un po' di dargli ragione, francamente, nel senso che nel discorso generale, francamente, capisco, anche se poi quando andiamo all'estero diciamo sempre, però gli arbitri esteri, quindi non ci si accontenta mai. Però diciamo che Sarri ha detto di non ha perso per l'arbitro, lui lo ha detto, lo ha ammesso. È evidente, però, secondo me, comunque concordo nel dire che la gestione dell'arbitro Manganiello è stata davvero insufficiente. 37 falli fischiati, 26 commessi dall'Inter e 11 dalla Lazio, quindi anche qui una proporzione un po' sbilanciata, un po' sballata, troppi falli commessi all'Inter. Siamo stati così cattivi? Boh, a me non sembra. Ma soprattutto se consideriamo che l'Inter va in vantaggio subito e la partita non si è mai infiammata troppo, devo dire, ecco, è proprio l'arbitro che non ha saputo controllare la partita, mancano diversi gialli, diversi cartellini, dal punto di vista disciplinare è stata una gestione sicuramente insufficiente. Va detto, ecco, che Akanji viene ammonito giustamente per una trattenuta che poi non viene sanzionata per Carlos Augusto, mancano altri gialli come Marusic, poi Bastoni, Lautaro Martinez, un casino in generale. Comunque è un Inter che, a proposito di falli, sembra essere più cattiva, quella di Christian Chivo, è sembrato esserlo in questa partita, soprattutto con l'aggressione alta. Sono andato a vedere i dati, l'Inter ha alzato un po' la media di falli commessi a partita rispetto alla scorsa stagione, da circa 11 nella scorsa Serie A a circa 14 e mezzo di questa Serie A. È un dato però molto parziale su un campione di partita ancora che deve distendersi, ecco, e la partita di ieri sicuramente ha alzato di molto questa media. Non è un cambiamento drastico, quindi almeno a livello numerico, però almeno a livello di impressione, questo è il mio punto di vista, ditemi se sbaglio, ma l'impressione è quella di un Inter che va nella direzione di essere un pochino più dominante anche in termini proprio di aggressione alta, tema che abbiamo trattato tante volte. Dominanti è la parola che ha utilizzato proprio Christian Chivu dopo la partita, un Chivu che in conferenza, come al solito, ci ha dato almeno 10 spunti interessanti che potremmo analizzare. Qui mi voglio soffermare solo sul tema del difensore centrale, perché tornava Acerbi ed era un tema, visto che Acerbi non era mai successo di fatto, a meno di infortuni, che saltasse 3 partite consecutive. Quindi ieri tornava Acerbi dopo le critiche della sfida contro il Napoli e gli è stata fatta giustamente la domanda sul difensore centrale che Chivu sta ruotando e il tecnico dell'Inter ha detto che
Cambierò ancora, perché? Perché ho bisogno di tutti, voglio che si sentano titolari anche quelli che non si sentono titolari. Se io non li accontento, se non do fiducia, è inutile con una stagione lunga andare a prenderli ad un certo punto e dire ora mi aspetto da te che giochi bene. Se non giocano mai, come faccio poi a guardarli negli occhi e a dirgli certe cose ad un certo punto? Devo essere onesto, nelle mie rotazioni tengo conto di tante cose, anche del lato umano. Questo è interessante come dichiarazione. Poi ovvio che dipende dal risultato, ma tutti si allenano bene e quando si allenano bene difficilmente un giocatore sbaglia le partite. Poi si può anche perdere, ma a me interessa che tutti siano coinvolti e tutti devono sentirsi importanti. Queste sono le parole di Christian Chivu, che quindi ha fatto capire, ha fatto percepire che cambierà ancora, secondo me, oltre all'aspetto umano, Chivu è molto attento anche alle caratteristiche della partita e dell'avversario nella scelta dei giocatori. Qualcuno dirà non si direbbe, visto quello che è successo a Napoli con David Neres che ha messo in difficoltà Acerbi, però secondo me questa cosa si sta vedendo per esempio con la scelta di Bissac nella partita in cui tenere la difesa un po' più alta, oppure anche sugli esterni, oppure anche sul centrocampo. Ieri era stata una scelta per me molto netta, quella di partire con Sucic piuttosto che con Zelinski. Tra l'altro Zelinski è entrato bene e mi dispiace molto per il gol annullato perché mi aveva gasato, ma chiudendo su Acerbi, questi sono anche un po' di dati che vi condivido sulla prestazione di Acerbi, con il 95% di passaggi riusciti. Se non sbaglio è stato il giocatore che ha toccato più palloni in tutta la partita, 6 palloni persi, con 3 duelli a terra vinti su 5. Non ha vinto duelli aerei, ma non c'è stato nemmeno grosso bisogno, anche se in difesa, ecco, sui calci piazzati, come al solito, questo tema della marcatura a zona che lascia qualche perplessità. 2 intercetti, una chiusura difensiva. In generale lascio a voi il giudizio sulla partita di Acerbi. Vi ha convinto oppure no? Ieri prima della partita c'erano diversi tifosi che erano molto preoccupati in marcatura su DA, perché altro giocatore di movimento, si temeva che avrebbe potuto mettere in difficoltà appunto il nostro centrale. Terzo tema che voglio portarvi è relativo a Federico Di Marco, eletto migliore in campo in questa partita. Vi allargo un po' lo sguardo, ragazzi, e vi faccio notare che Di Marco in questo momento è il miglior giocatore in Serie A per assist, passaggi chiave, passaggi progressivi ricevuti, quindi viene molto servito nello spazio e riceve tanti palloni, cross in area di rigore, passaggi in area di rigore, expected assist ed expected assist anche per 90 minuti, quindi gli assist attesi, è quello che ne fornisce potenzialmente di più, sia in senso assoluto che per media partita, e anche expected assist goals, cioè quelli che hanno portato poi ad un gol, che portano potenzialmente ad un gol anche per 90 minuti. Quindi è di fatto il miglior laterale in Serie A in questo momento dal punto di vista offensivo, forse tra i migliori anche in circolazione in Europa. Soprattutto la considerazione un po' differente che volevo portarvi è relativa al fatto che l'anno scorso più volte ho detto Denzel Dumfries è il terzo attaccante dell'Inter per proiezione offensiva, per contribuzione anche nei gol. Quest'anno sta mancando Denzel Dumfries, che, correggetemi se sbaglio, ma a memoria non segna in campionato un unico gol, se non sbaglio, dalla gara contro l'Udinese, quindi ad agosto addirittura. Quindi sta mancando all'Inter il terzo attaccante Denzel Dumfries in una veste differente, più da passatore, più da rifinitore, sta diventando Federico Di Marco in questo momento il terzo attaccante dell'Inter. Ecco, forse la coppia Bastoni Di Marco, forse questo, la coppia Bastoni Di Marco sta diventando il terzo attaccante dell'Inter, perché anche Bastoni, al di là di quelle scaramucce con Pedro che però hanno gasato, ma ne riparleremo a parte, mi è sembrato ancora una volta estremamente importante in fase offensiva. Visto che ho parlato di esterni, di Di Marco e di Dumfries che sta mancando un pochino, secondo me Dumfries sta mancando un pochino anche perché sta mancando l'alternativa in grado di farlo rifiatare e di tornare un po' sul pezzo. Darmian, infortunato, tornerà dopo la sosta. Luis Enrique, io mi auguro che questa sosta lo possa avvicinare ancora di più agli standard del calcio italiano e possa coinvolgerlo un pochino di più. Qualcuno ipotizzava magari di vederlo a sinistra, visto che ieri abbiamo visto Carlos Augusto a destra. Ecco, parliamone, poi domani vi porto anche un altro contenuto su questo tema. Però a me l'esperimento Carlos Augusto a destra, quarto tema che volevo portarvi in questo contenuto, è un esperimento che mi è piaciuto, è stato molto interessante. A un certo punto mi ha dato delle vibrazioni alla Ivan Perisic, perché giocando dall'altra parte, chiaramente, Perisic a sinistra, però Carlos Augusto mi è piaciuto perché, allora, intanto è un giocatore estremamente duttile, che sta facendo da vice Di Marco, da vice Bastoni e adesso pure da vice Dumfries. Spero che questa cosa non diventi controproducente per lui, perché molto spesso giocatori così duttili che non si specializzano poi finiscono per essere risucchiati in un vortice di seconde linee e di non essere valorizzati, ecco. Però
È entrato con buona personalità, ha fatto un paio di folate con forza fisica che hanno vagamente ricordato Perisic, come dicevo. Soprattutto la cosa che mi è piaciuta è che ha sfruttato il destro, cioè non è stato messo a destra e quindi un po' come succedeva con Santon ai tempi, cosa che non mi piaceva per nulla. Santon andava sul fondo, poi tornava sul destro e si perdeva sempre una marea di tempo. Ecco, lui invece è andato dritto sulla fascia e è andato anche col destro. Questo lo rende anche più imprevedibile agli occhi del difensore avversario, perché può andare sul fondo ma può anche rientrare sul mancino, quindi è un'arma molto interessante. Andrà rivalutata nelle prossime settimane, sicuramente. Certo che toccare una fascia mancina che sta funzionando bene, con Carlos Augusto che serve molto da quel lato, è sempre un peccato, e soprattutto a me Luis Enrique comunque a piede invertito, è vero che ha fatto le cose migliori al Marsiglia, da quel lato lì rientrando sul destro, però l'Inter impiega i quinti in un modo differente, quindi non lo so, è un tema da approfondire durante la sosta. Ultimo punto che volevo portarvi, non è relativo a Lautaro Martinez, che ha raggiunto Mazzola, che ha segnato anche in campionato, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente ancora di più, ha contribuito ancora di più al gioco della squadra. Ma c'è da fare un discorso su Ange-Yon Bonny, che chi ci segue tutti i giorni lo sa, che sto tenendo d'occhio un dato che è abbastanza clamoroso, lo tengo d'occhio fin dalla prima partita. Perché? Perché l'anno scorso Bonny al Parma tanti si lamentavano nei commenti: come fai a pagare 20 milioni di euro, 25 milioni di euro, quello che è un attaccante che ha fatto 6 gol? Io vi dicevo attenzione, perché secondo me l'Inter è andata ad acquistare il potenziale di Bonny, ovvero un giocatore che l'anno scorso aveva segnato meno di quello che è nel suo potenziale, di quello che aveva fatto intravedere anche a livello numerico di produzione di gioco in una squadra che comunque non era ultra offensiva come il Parma. E allora Bonny all'Inter ha già segnato 4 gol, ha già fornito 5 assist, di cui uno in Champions League e uno in realtà è un rigore procurato. E questi dati li avete visti tutti, sicuramente. È stato un impatto molto importante, piuttosto evidente. 514 minuti giocati, la media che con Bonny in campo l'Inter segna ogni 57 minuti, e sta segnando quasi un gol a partita, in campionato uno ogni 100 minuti, poco più. Però il dato ancora più clamoroso, secondo me, come vi dicevo, che sto tenendo d'occhio, è che Bonny ha segnato 4 gol in campionato tirando solo 8 volte. Cioè, ragazzi, Bonny ha segnato 8 tiri, cioè, anzi, scusate, ha segnato 4 gol con 8 tiri di cui 4 nello specchio della porta, e tutti e 4 in gol. Significa che un tiro ogni 2 è gol, di fatto. Se continua con questa media diventa veramente clamoroso, soprattutto se lo paragoniamo a giocatori come Nico Pass, che ha fatto 37 tiri, oppure come Moise Kean, che ne ha fatti 35, ma anche lo stesso Lautaro Martinez, che ne ha fatti 34, Orban del Verona 30. Quindi, se escludiamo il rigore procurato, Bonny ha contribuito a 7 gol dell'Inter, ma sarebbero 8 con il rigore procurato, e in Serie A solo Nico Pass ha contribuito di più, con 8 gol complessivi, ma ha giocato 979 minuti, più del doppio dei minuti di Bonny. Quindi è un impatto veramente forte di questo attaccante, che sicuramente sta beneficiando anche del gioco più offensivo e più dominante dell'Inter, ma ci sta aggiungendo e integrando quelle caratteristiche che i dirigenti dell'Inter avevano intravisto e sapevano di poter valorizzare in questo contesto. Quindi deve solo diventare ancora più cattivo, secondo me, ancora più agonistico. Forse questo può prendere spunto da Pio Esposito, che è un po' più indietro, secondo me, a livello di prontezza, a livello di quanto sia pronto, ecco, per questo campionato, ma è molto più cattivo e dà l'impressione di sbattersi molto di più di un Bonny, che però ha struttura fisica, qualità tecniche e un futuro molto interessante da monitorare. Fatemi sapere che ne pensate, spero che vi sia piaciuta questa analisi, perché io mi sono divertito molto a trovare queste chicche che non penso che troverete da altre parti, e quindi fateci sapere, ecco, supportateci con un bel mi piace, iscrizione al canale, il club di Passione Inter. Se volete partecipare alle nostre analisi vi aspetto su passioneinter.club, e nel frattempo io vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.